Hello guitar lovers, here we are again in your Guitar TV world. I'm glad to introduce you to Wood Dreamers, our new series dedicated to the guitar makers. As guitarists, we know very well that behind our instruments there is not only a lot of work, but also history, dreams, and of course the soul of the guitar maker. And that is what we want to bring you with Wood Dreamers. I was really happy to start this series in my country, Italy, meeting the very interesting luthier and fantastic person Umberto Raccis. Yes, it was a wonderful experience there. We had a lot of fun in Guazzora in Italy, and we can tell you, Umberto is not only a great guitar maker, but also an excellent cooker. Yes, indeed. So let's go and discover together Umberto Raccis. L'arte della liuteria italiana conta di una tradizione lunghissima che vide maestri costruttori del calibro di Antonio Stradivari e Giovanni Battista Guadagnini. In una giornata piovosa d'autunno, seguendo le orme di questi grandi liutai, il Guitar TV World si trova nella campagna piemontese e precisamente nel piccolo paesino di Guazzora, in provincia di Alessandria. Le poche case di questo storico borgo infondono tutta la spensieratezza tipica italiana, intrisa di un passato intenso e tuttora presente. Luogo ideale questo per estraniarsi dal tempo ed incontrare la pace necessaria alla creazione artistica. Incontriamo oggi il costruttore di chitarre classiche Umberto Raccis, uno degli liutai italiani più interessanti del momento, sia per le doti tecniche manuali sia per la fantasia innovativa. Umberto si è rivelato da subito una persona molto disponibile ed accogliente, di cui scopriamo non solo una spiccata professionalità, ma anche un carattere umano, semplice e sincero. Umberto Raccis apprende a suonare ed amare la chitarra classica grazie al maestro Rocco Perugini, che coprirà un ruolo molto importante nella sua futura scelta di dedicarsi alla liuteria. Presso la Civica Scuola di Liuteria di Milano, sotto la guida del maestro Aldo Illotta, Raccis affina dunque la sua tecnica costruttiva. Carissimo Umberto, grazie mille di averci invitato qui alla tua casa. Abbiamo passato anche una giornata assieme bellissima qua in provincia di Alessandria, in questi paesi bellissimi. Ci hai portato anche al bar Umberto, è stato bellissimo. Grazie mille per la tua accoglienza in questa casa splendida. E sono qua insieme ai miei colleghi del Guitar TV World perché vogliamo sapere un po' di te e della tua attività come liutaio, per cui spiegaci un po' come sei diventato liutaio. Innanzitutto grazie a voi per avermi dato questa meravigliosa opportunità di poter presentare i miei strumenti, le mie chitarre e quindi i miei progetti e il mio modo costruttivo. Il mio percorso è stato frequentando prima di tutto per l'amore che io ho per questo strumento fin da bambino, quindi suonavo già la chitarra classica, in casa mia c'è sempre stata la chitarra classica, mio padre la suonava e così io ho iniziato a suonarla innamorandomi di questo strumento e del suo suono. Questo è il tuo progetto attuale che stai facendo. Dimmi un po', ma cosa ha di particolare questa chitarra? Ecco, questo progetto qua utilizza materiali nuovi, tecnologicamente avanzati, dove io utilizzo in combinazione sia il Nomex, il Kevlar, che la fibra di carbonio. Quindi questi due materiali mi permettono di ottenere
degli spessori della tavola armonica molto sottili e nello stesso tempo essere una tavola armonica molto robusta, molto resistente. Per quanto riguarda le fasce e il fondo? Per quanto riguarda le fasce e il fondo, solitamente utilizzo il palissandro brasiliano, che ha delle caratteristiche veramente interessanti dal punto di vista acustico. Ecco, dal punto di vista acustico, con questo progetto, cosa vuoi raggiungere? Ecco, la mia idea era appunto di poter ottenere una chitarra che sia molto sonora, quindi con una sonorità importante e nello stesso tempo però avere anche il sostegno armonico, la durata appunto delle note e poi la capacità di poter con la mano destra ottenere dei cambiamenti timbrici che sono fondamentali nell'esecuzione dei brani. Bene Umberto, hai lavorato tantissimo nel settore delle vernici per automobili, per cui si può dire che sei proprio un esperto delle vernici e questo secondo me ti caratterizza molto. Che tipo di lavoro ci sta dietro la vernice di questa chitarra? Sì, è vero, ho lavorato tantissimi anni, circa 35 anni nel mondo delle vernici per automobili, che ritengo appunto sia oggi la vernice tecnologicamente più avanzata e soprattutto i trasparenti che vengono utilizzati nel mondo dell'automobile sono trasparenti molto resistenti, ma nello stesso tempo hanno delle qualità di elasticità e di durezza che messo appunto negli strumenti musicali danno un'ottima performance. L'hai confrontata in paragone alla classica vernice a tampone che si usa? Certo, naturalmente prima di utilizzare una vernice su uno strumento così prezioso ho fatto degli studi comparativi con quelle che erano diciamo tutte le vernici del passato e quindi quelle utilizzate anche nel 600 e fino ai primi del 900, quindi la gomma lacca. E ho fatto degli studi insieme alla Civica Scuola di Liuteria di Milano, dove abbiamo preso 7-8 tipi di trasparenti. Abbiamo riscontrato che uno di questi trasparenti utilizzati in carrozzeria era quello che inibiva meno la velocità di propagazione del suono all'interno della fibra del legno. Questa vernice qui mi sta dando dei risultati veramente molto interessanti sia dal punto di vista acustico, sonoro, che dal punto di vista della protezione dello strumento. Bellissimo, mi hai fatto venire proprio voglia di provarla, andiamo a suonare questo meraviglioso strumento. Per verificare il sostegno, la trasparenza, la risposta ed il volume sonoro del modello attuale di Ratchis, la Techno Traditional Gran Concerto, ho suonato 3 brani dal carattere tra loro completamente contrastante. La chitarra, che in questo momento ha solo 3 mesi di vita, è già ben equilibrata. Penso che la scelta del tipo adeguato di corde e l'evolversi dello strumento apporteranno ulteriore ricchezza sonora. La chitarra offre un'ampia gamma timbrica, rendendola versatile per i più svariati tipi di musica. Data la velocissima risposta, mi è risultato un po' difficile controllare lo strumento nel piano e nel pianissimo. Ovviamente, è necessario del tempo per trovare il tocco giusto in modo da raggiungere anche tali dinamiche. La tastiera risulta comoda e consente alla mano sinistra di attuare senza sforzo. Mi ha colpito la cura del dettaglio e la resistenza della vernice che permette di suonare senza timore. Particolare questo di fondamentale importanza per un'esecuzione rilassata e senza compromessi. A mio
avviso, la Techno Traditional Gran Concerto è uno strumento d'alta qualità, sicuramente adatto a tutti i professionisti. Carissimo Umberto, eccoci qui di nuovo dopo che ho suonato questo meraviglioso strumento. Veramente ti devo fare i complimenti per questa chitarra meravigliosa, per questo progetto meraviglioso. Mi è rimasta voglia di tornare a ritrovarti per suonarla ancora e per provare le nuove chitarre che farai. Con grande piacere. Vi ospiterò molto molto volentieri, perché è stato per me un'esperienza veramente grandissima questa.